Spegni la luce nella tua stanza. Chiudi le tapparelle per sigillare le finestre. Mettiti le mani sugli occhi e premi forte. Pensi di vedere il buio? Pensi di aver trovato l'oscurità assoluta? Ti stai ingannando. Quello che vedi è solo un limite biologico dei tuoi sensori visivi. Il vero buio, il nero perfetto, che assorbe il 100% della luce, è il santo graal della fisica quantistica. E c'è un motivo preciso per cui nessuno scienziato è mai riuscito a crearlo. Non è un problema di tecnologia o di fondi di ricerca. È un problema di regole fondamentali dell'universo. In questo preciso istante, ovunque tu sia, sei immerso in una tempesta di radiazione invisibile. E tra poco scoprirai perché l'universo ha letteralmente vietato, per legge, l'esistenza del buio assoluto. Seguimi. Per capire perché il nero perfetto è un'illusione, devi prima capire cos'è un colore. Quando guardi una mela rossa, non stai vedendo il rosso. Stai vedendo l'unica frequenza di luce che la mela ha rifiutato, sputandola verso i tuoi occhi. Il nero, invece, non è un colore. È una scena del crimine. È il luogo dove i fotoni, le particelle di luce, vanno a morire. Un oggetto nero è un oggetto che divora la luce e non restituisce nulla. Ma la luce è un'entità testarda. Viaggia a 300.000 km al secondo e non ha nessuna intenzione di farsi catturare senza combattere. Per decenni, gli ingegneri hanno cercato di costruire la prigione perfetta per la luce e pensavano di esserci riusciti. Siamo scesi nei laboratori più avanzati del mondo. Qui hanno creato materiali come il Vantablack, composti da foreste microscopiche di nanotubi di carbonio. Immagina milioni di alberi altissimi e sottilissimi, piantati così vicini che nemmeno uno spillo potrebbe caderci in mezzo. Quando un fotone di luce entra in questa foresta, inizia a rimbalzare tra un tronco e l'altro. Rimbalza, perde energia, rimbalza ancora e sprofonda sempre di più verso il fondo. Alla fine viene intrappolato. Questo materiale è così oscuro che se copri un oggetto tridimensionale, il tuo cervello perde la percezione della profondità. Vedi solo un buco nero tagliato nella realtà. Assorbe il 99,96% della luce. Sembra un trionfo. Ma c'è un problema enorme. Quel 99,96% non è 100. C'è sempre uno 0,04% di luce che riesce a scappare. Sembra un dettaglio insignificante, vero? Un errore di arrotondamento. Ma in fisica, i dettagli insignificanti nascondono le verità più devastanti. Perché quel singolo fotone riesce a fuggire? Perché non possiamo semplicemente costruire una foresta di nanotubi ancora più densa, ancora più profonda, fino a sigillare l'uscita per sempre? La risposta è che non è un limite ingegneristico. Stiamo combattendo contro un principio inviolabile della termodinamica. La luce, che è stata inghiottita dalla foresta di carbonio, non è scomparsa nel nulla. L'energia non può essere distrutta, può solo cambiare forma. Quando i fotoni muoiono all'interno del materiale nero, cedono la loro energia agli atomi di carbonio. E cosa succede a un atomo quando riceve energia? Inizia a vibrare. Si agita freneticamente. A livello macroscopico, noi chiamiamo questa vibrazione in un solo modo: calore. Il materiale nero perfetto, inghiottendo tutta quella luce, inizia a riscaldarsi. Diventa una stufa. E qui scatta la trappola mortale dell'universo. Qualsiasi oggetto che possiede una temperatura superiore allo zero assoluto emette radiazione, emette luce. È un tradimento termico. Il tuo buco nero da laboratorio, proprio perché ha assorbito così tanta luce in modo perfetto, ora sta letteralmente brillando. Ma aspetta, dirai tu. Io guardo il Vantablack e non lo vedo brillare. Lo vedo nerissimo.
Questo accade solo perché sei cieco a 3/4 della realtà. I tuoi occhi umani possono vedere solo una fettina minuscola dello spettro elettromagnetico. Il materiale nero sta brillando, ma lo sta facendo nell'infrarosso. Se tu avessi gli occhi di un serpente a sonagli, o se indossassi un visore termico militare, guarderesti quel quadrato super nero e saresti accecato. Lo vedresti splendere come un faro nella nebbia. Sta vomitando fuori tutta l'energia che ha assorbito, solo sotto forma di fotoni con una frequenza più bassa. Per fermare questo bagliore c'è solo una cosa che puoi fare. Devi congelarlo, devi abbassare la temperatura, devi estrarre ogni singola goccia di calore dal materiale, rallentando gli atomi fino a farli fermare completamente. Stiamo parlando di raggiungere lo zero assoluto, meno 273,15 gradi Celsius. A quella temperatura, in teoria, gli atomi smettono di vibrare. Se non vibrano, non emettono radiazione termica. Se non emettono radiazione, finalmente, avremo il nostro nero perfetto e silenzioso. Costruiamo quindi il frigorifero più potente mai concepito. Sigilliamo il nostro materiale. Iniziamo a pompare via il calore. Scendiamo a meno 100 gradi, meno 200, meno 270. Gli atomi rallentano. Il bagliore infrarosso si affievolisce. Ci siamo quasi. Ma poi la fisica quantistica alza un muro insormontabile. Non puoi raggiungere lo zero assoluto. È illegale. Il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che non puoi mai conoscere contemporaneamente la posizione esatta e la velocità esatta di una particella. Se un atomo si fermasse completamente, fermo, immobile, allo zero assoluto, tu sapresti esattamente dov'è e sapresti che la sua velocità è zero. L'universo non tollera questa certezza. Per impedirtelo, l'universo costringe l'atomo a mantenere una minuscola, inarrestabile vibrazione residua. Si chiama energia di punto zero. Anche nel freddo più estremo concepibile, gli atomi continuano a fremere, come se tremassero per il freddo. Questo tremolio, energia di punto zero, rappresenta lo stato energetico minimo. Ma un atomo nel suo stato fondamentale non emette radiazione termica. Il nero perfetto è morto. La materia stessa si rifiuta di spegnersi. Se la materia non può essere perfettamente nera perché vibra sempre, allora la soluzione è ovvia. Dobbiamo eliminare la materia. Dobbiamo viaggiare nello spazio profondo, lontano da pianeti, stelle e nubi di gas. Immagina di fluttuare nel vuoto intergalattico a milioni di anni luce dalla galassia più vicina. Guardi fuori dall'oblò della tua tuta spaziale. Non c'è un singolo atomo nel raggio di migliaia di chilometri. Finalmente, ecco il buio assoluto. Un vuoto nero, freddo e immacolato. Giusto? Sbagliato di nuovo. Lo spazio vuoto è permeato dalla radiazione cosmica di fondo, ma la sua intensità è estremamente bassa. Se potessimo vedere le microonde, vedremmo un debole bagliore uniforme, non una luce accecante. Non c'è un solo millimetro cubo di spazio nell'intero universo che sia buio. Ovunque tu guardi, in ogni direzione, c'è un bagliore costante e onnipresente. È la radiazione cosmica di fondo. È l'eco letterale del Big Bang. 13,8 miliardi di anni fa, l'universo era una palla di plasma incandescente. Quella luce primordiale non è mai scomparsa. Ha viaggiato per miliardi di anni, stirandosi a causa dell'espansione dello spazio, trasformandosi da luce visibile a microonde invisibili. Stai nuotando in un oceano di luce antica. Il buio cosmico è un'illusione ottica, ma c'è un'ultima speranza per trovare il nero perfetto, il mostro definitivo dell'astrofisica, il buco nero. Un oggetto
con una gravità così mostruosa che piega lo spazio-tempo su se stesso come un foglio di carta stropicciato. Oltre un certo confine, chiamato orizzonte degli eventi, la velocità di fuga richiesta per uscire supera la velocità della luce. E siccome nulla viaggia più veloce della luce, nulla può scappare, nemmeno un singolo fotone. Se la luce entra e non esce mai, allora l'orizzonte degli eventi deve essere per forza la superficie più nera e perfetta dell'universo. Una macchia di nulla assoluto stampata sul tessuto del cosmo. Per decenni lo abbiamo creduto tutti, finché un fisico in sedia a rotelle non ha rotto l'incantesimo. Stephen Hawking applicò le regole della meccanica quantistica al bordo di un buco nero e trovò una crepa nel muro inespugnabile. Scoprì che i buchi neri non sono completamente neri. A causa di fluttuazioni quantistiche estreme vicino all'orizzonte degli eventi, il buco nero perde lentamente massa, irradiando particelle verso l'esterno. Questa è la radiazione di Hawking. È un bagliore incredibilmente debole, miliardi di volte più flebile della luce di una candela vista dalla Luna. Ma esiste. Il buco nero sta evaporando, perdendo energia sotto forma di radiazione. Lentamente, inescusabilmente, sta brillando. La trappola gravitazionale perfetta ha una perdita. Anche l'oggetto più oscuro mai concepito dalla mente umana è, tecnicamente, una fonte di luce. Siamo arrivati al limite estremo. Se la materia vibra, se lo spazio è pieno di echi antichi e se i buchi neri perdono luce, ci resta solo un esperimento mentale. Dobbiamo costruire una scatola teorica. Immagina di prendere una porzione di spazio e di svuotarla completamente. Togli ogni singolo atomo. Togli ogni fotone della radiazione cosmica di fondo. Scherma la scatola da qualsiasi campo magnetico o gravitazionale esterno. Abbassa la temperatura allo zero assoluto teorico. Hai creato il vuoto quantistico perfetto. Non c'è letteralmente nulla dentro. Nessuna energia, nessuna materia, nessuna luce. Ora apri gli occhi e guarda dentro la scatola. Dovresti vedere il nero assoluto, il nulla, ma quello che vedi ti farà dubitare della tua sanità mentale. La scatola non è vuota, è un inferno ribollente. Secondo la teoria quantistica dei campi, il vuoto non è un palcoscenico vuoto, ma un oceano in tempesta. Dal nulla assoluto, in ogni frazione di miliardesimo di secondo, appaiono coppie di particelle. Si chiamano particelle virtuali. Un elettrone e un positrone, o due fotoni, nascono dal nulla, esistono per un istante infinitesimale, si scontrano e si annientano a vicenda in un lampo di energia. Il vuoto sta letteralmente friggendo. È una schiuma caotica di creazione e distruzione continua. Non puoi avere uno spazio vuoto, perché l'assenza di energia è un concetto che la natura rifiuta. Il nulla ha un peso. Il nulla ha una consistenza. Questi lampi fantasma, questa luce virtuale, permea ogni millimetro dell'universo. E non è solo una teoria matematica. Abbiamo misurato la pressione che queste particelle fantasma esercitano su piastre di metallo nel mondo reale. Un fenomeno noto come effetto Casimir. Il nero perfetto, l'oscurità totale, richiederebbe un universo completamente diverso. Un universo morto, statico, senza leggi quantistiche. Ma nel nostro universo, l'energia è un fiume in piena che non può essere arginato. La luce trova sempre un modo per esistere, che sia il calore di un atomo che trema, l'eco stirata di un'esplosione cosmica, il respiro morente di un buco nero o il ribollire frenetico del vuoto stesso. Ogni atomo del tuo corpo è una fornace che rifiuta di spegnersi. Non stai cercando la luce nell'oscurità. Sei la luce che impedisce all'oscurità di esistere.
Il nero perfetto è solo un limite della tua immaginazione. Io sono Renderium. E questo era il buio che non c'è.